si continua a giocare, palla a Lukumi, finisce qui, Inter batte anche il Bologna 0, Inter 1, la decide Bissek e se ne va sempre di più la capolista. Un 2024 perfetto e siamo a più 18, Simo. Non vi vediamo più, non vi sentiamo più. Abbiamo vinto un'altra battaglia, un'altra sfida importantissima su un campo che era stato maledetto per Inzaghi. Abbiamo chiuso anche un po' un cerchio, non li avevamo battuti né in campionato né in Coppa Italia, li battiamo oggi con un primo tempo di furbizia, di astuzia, un secondo tempo di sofferenza, con un po' di testa all'Atletico Madrid, ma l'Inter porta a casa la 10ª vittoria consecutiva in campionato, la 13ª su altrettante giocate nel 2024, un Inter che vola e riesce anche a gestire le energie in vista dell'Atletico Madrid, un sabato pomeriggio, Simo, ai limiti della perfezione, con un Inter che batte anche questo Thiago Motta super osannato, il grande calcio. L'Inter si è dimostrata ancora una volta di un livello superiore, non che ce ne fosse molto bisogno, ormai lo sapevamo già. Questa è un'altra vittoria che pesa. Un campo difficile, il Bologna ha perso una volta sola a inizio campionato, poi ne ha vinte 11. Squadra che comunque giocava molto bene, arrivava da una striscia di vittorie che era comunque tra le migliori in Europa, leggevo. E l'Inter, sì, che dicevamo anche nelle prepartita, va in campo con i titolari, quindi manda un messaggio chiaro, però è abbastanza fisiologico che un pizzico di pensiero, diciamo così, vada anche a Madrid, visto il vantaggio in classifica in campionato. E nonostante questo l'Inter vince. Non è la prima volta, è l'ennesima dimostrazione del salto di qualità notevole che ha fatto questa squadra nella testa, ancor più che nella qualità che c'è sempre stata. Ma quest'anno queste sono tutte vittorie che fanno solo le squadre che possono arrivare veramente ad alti livelli. Adesso vedremo cosa faranno le rivali, ma aver vinto anche a Bologna, continuare la striscia di vittoria a pochi giorni dall'Atletico, personalmente è una sorpresa, non me l'aspettavo. E non c'è modo migliore probabilmente per festeggiare i 116 anni di storia della nostra Inter, che compie 116 anni proprio oggi, una vittoria importantissima. Simo, vediamo anche su sportxmarket.com, Sport Exchange Market, il gioco gratuito che vi consigliamo. Non si spende nulla, lo ricordiamo, si vincono però dei premi reali ogni mese e anche a fine stagione. Noi abbiamo un bel portafoglio che potete vedere qua su sportxmarket.com con le varie fanta azioni di diverse squadre, tra cui quelle dell'Inter, Simo, che dopo questa partita continua a darci soddisfazione anche la fanta azione dell'Inter. Infatti, come dicevo prima, non mi aspettavo di vincere, mi aspettavo oggi per la prima volta di darti un esito diverso, invece vinciamo anche oggi, più 4,9% ancora per la nostra Inter, ed è un risultato che di fatto cambia la classifica. Noi siamo sempre vicini alla zona premi, anche se adesso poi a marzo dobbiamo continuare a guadagnare posizioni. Siamo sempre lì sul 30° posto, possiamo far bene. Adesso mi guardo per bene la sezione match, voglio vedere se c'è qualche partita interessante, così poi sul mercato ci prendiamo qualche fanta azione con cui andare all'assalto della classifica. Mi raccomando, vi lascio in chat, per chi ci segue in diretta, il link per iscriversi gratuitamente e partecipare insieme a noi. Per chi ci segue in differita invece e anche in podcast trovate il link in descrizione. Ma parlando di questo Bologna-Inter, Simo, è stata una partita estremamente tattica all'inizio, lo dicevamo, con l'Inter che ha lasciato il possesso palla ad un Bologna che fa questo, spesso cerca di gestire il pallone, l'abbiamo lasciato e poi con i giusti tempi, con la giusta attenzione, con il pressing alto abbiamo creato varie occasioni da gol. Credo che l'Inter meritasse più dell'1-0 che abbiamo visto. Ci mangiamo un po' le mani per l'occasione di Darmian e ancora di più per quella di Barella. Sì, quella di Barella in particolare, visto che eravamo 0-0 e la più grande del primo tempo al di là del gol. Però l'Inter ha fatto, credo, una partita matura, nel senso che nella ripresa poteva fare meglio davanti, è stata quasi completamente assente, a maggior ragione quando poi sono entrati, quando è entrato Arnautovic ed è rimasto in campo Sanchez,
Però diciamo che la gestione, se poi andiamo a rivedere la partita mentalmente, loro hanno fatto credo 18 tiri, una roba del genere, però in porta solo 2. Sì. Io non ho mai avuto la sensazione di essere, diciamo, di un pericolo crescente fino ad arrivare a prendere gol. Mai avuta. Quindi anche questo è un altro passo avanti, ma l'Inter quest'anno l'ha fatta 1000 volte questo tipo di ragionamento. Quindi non mi sento neanche in realtà di essere troppo cattivo nel dire potevamo fare meglio in attacco. Arrivo a dirti, Lora, non so, visto che tu hai sempre riportato questa teoria lato Inter, ti chiedo e chiedo anche a chi ci sta seguendo, non è che questo Bologna, viste le premesse con cui arrivava, ha avuto un po' troppa riverenza verso l'Inter, come spesso dicevamo noi quando l'Inter ha affrontato il City o anche la Juve negli anni passati. Ho avuto un po' questa impressione perché il Bologna in 90 minuti non ha mai alzato il ritmo, non l'ho mai visto con un calcio fluido, chiaramente anche per meriti dell'Inter, però mi sembra come se si sia un po' trattenuto anche in maniera inconscia, e allora ho fatto questo ragionamento, non so. Sai che però Simo, in realtà per me il Bologna non è molto più di quello che abbiamo visto fino a qui, cioè di quello che abbiamo visto in questa partita. Ho visto diverse partite del Bologna, il punto è che l'Inter, ragazzi, fa un altro campionato, punto. Sì. Ma fa un altro campionato non perché è una Red Bull, non perché è stata costruita in altro modo, non per quello, perché è una squadra che è stata costruita con dei giocatori giusti per l'idea di gioco di un allenatore che ha saputo allenare e lavorare bene tutti quanti, e siamo arrivati a un livello di convinzione nei nostri mezzi, di forma fisica e di forza che questo avversario, per quanto forte, è un livello sotto rispetto all'Inter. L'Inter chiude il secondo tempo sostanzialmente col turnover totale che in tanti si aspettavano prima, perché chiudi con Klassen dentro, ehm, Frattesi, Aslani, con Arnautovic che entra. Purtroppo Arnautovic è la brutta notizia di giornata, l'infortunio di Marco Arnautovic è una gran brutta notizia. Mi dispiace umanamente per lui, mi dispiace da tifoso e da giornalista per la nostra Inter, perché ti viene a mancare un elemento che comunque ti può essere utile, che ha segnato il gol decisivo nell'andata con l'Atletico Madrid, che nelle rotazioni da qui in avanti ti avrebbe fatto comodo. Temo che la sensazione, da come si è visto, è stato un altro infortunio simile a quello di Empoli, che lo ha limitato tantissimo. Questo per il finale di stagione è un gran problema. A maggior ragione, Simo, io tanti commenti che ho letto li capisco poco, a maggior ragione l'aver fatto più 18 in attesa di Milan e Juventus nelle prossime ore è ancor più importante. E oggi su un campo in trasferta, insidioso per le condizioni, visto che stava piovendo tanto, mi porto a casa stravolentieri una partita vinta così, anche con un pizzico di sofferenza. Anzi, abbiamo sbloccato anche questa cosa qua, perché di vittorie e di sofferenza così arroccandoci un pochino dietro ne abbiamo viste un po' meno. Alcune scelte di Simone Inzaghi forse a gara in corso mi hanno lasciato qualche dubbio, nel senso che oggi di sicuro non gli possiamo dire che è un allenatore senza coraggio, come hanno detto in tanti, nel lanciare giocatori alternativi, perché nel momento decisivo della partita mi butti dentro Aslani in una zona di campo delicata e perdo un brutto pallone molto rischioso, butti dentro Klassen, butti dentro Frattesi, butti dentro Arnautovic. Io sinceramente in questo modo qua hai perso dei riferimenti, non abbiamo più attaccato, sostanzialmente non abbiamo più visto la porta avversaria. Un Lautaro Martinez forse poteva andarci a nozze negli ultimi 20 minuti per questa partita, si è scelto di preservarlo. Quindi porti a casa una vittoria che chiude ormai i conti anche con le inseguitrici definitivamente, secondo me. Hai risparmiato alcuni giocatori importanti, ti presenti all'Atletico Madrid quasi nella miglior condizione possibile. Beh sì, 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 questo anche a livello mentale, loro arrivano da una sconfitta, proprio oggi hanno perso in Sì. campionato, pur con i titolari in campo. Quella scelta di chiudere con tutte quelle riserve denota, come hai detto, come dicevo anche in cronaca, coraggio e anche fiducia totale nei confronti dei suoi giocatori. E adesso c'è da capire questa cosa di Arnautovic, ma come hai detto anche tu, la reazione che ha avuto mi ha ricordato quella di Empoli, quindi temo che lo avremo fuori
fino a fine stagione, o perlomeno fino a quando le partite conteranno, ecco. Però comunque dai, gli altri stanno bene. Sanchez oggi ha fatto più fatica del solito, però continuo a vederlo mentalmente molto centrato e può essere una risorsa. Poi però io vorrei anche ricordare che oggi l'Inter fa il primo gol da terzo a terzo, cioè dopo aver fatto da Esatto, quinto a terzo, da quinto esatto. a quinto, da terzo a quinto, ha fatto da terzo a terzo con un gran gol di Gian Aurelio Bistecca. Da oggi aspettavo il momento giusto per chiamarlo così, dopo Gianni Somma, che ha fatto anche oggi una gran parata, i due Ian oggi decisivi. Bisek quindi che porta a cena tutta la squadra, perché Inzaghi aveva promesso che con il gol da terzo a terzo avrebbe pagato la cena. E è arrivato. Bene Bisek oggi, mi è piaciuto, a parte poi parleremo anche, faremo le valutazioni, le pagelle sui singoli, daremo i voti ai singoli di questa squadra, scesa in campo stasera. Non so, Simo, era un passaggio oggi in cui andavi ad affrontare una squadra che, come dicevi tu, era in un gran momento di forma, l'hai portata a casa in maniera giusta, da grande squadra, che vuoi dire? Stiamo vincendo, stavamo parlando prima della partita dei momenti storici, visto che siamo nel giorno del compleanno dell'Inter, momenti storici che ci legano all'Inter e dove posizioniamo i vari trofei, a quali trofei siamo più legati. Stiamo tenendo un passo che inevitabilmente, al di là del fatto che questo sarà lo scudetto della 20ª stella, porterà quest'Inter innegabilmente nella storia, perché è un Inter che sta facendo un cammino davvero senza precedenti, davvero senza eguali. Non so se vuoi aggiungere altro tu, stasera non possono nemmeno attaccarsi alla polemica arbitrale e nient'altro, direi. No, quello sicuramente no, però siamo aperti a viaggi della fantasia che comunque ci hanno accompagnato tutto l'anno su questo tema. No, leggevo adesso da Opta, l'Inter ha guadagnato 75 punti in campionato, solo una volta nella storia della Serie A una squadra ha conquistato più punti dopo 28 partite, era sempre l'Inter 2006-2007 con Mancini a quota 76. Quindi l'Inter è ad un punto di distanza dal record di punti in Serie A dopo 28 partite. È chiaro che con questa con questo gap che si è creato in campionato, l'impressione è che ogni cosa che fai sia un di più, perché sul più 15, anche oggi non avessimo vinto, non penso ci saremmo strappati i capelli. Ogni cosa che fai è un di più, ma ogni cosa che fai rischia di sfondare dei record clamorosi. E c'è ancora quello dei punti che rimane vivo dopo l'ennesima vittoria anche di oggi. Vivo e lotta con noi. Grazie De Pica Pica, è una vittoria che pesa. Forza Inter, grazie di cuore De Pica Pica per il grande sostegno. Beccatevi sta bisteccona, dice Armando. Grazie di cuore, mitico Armando, grazie davvero. Chiudiamo qui la nostra clip. A parte troverete poi le nostre pagelle con i voti della community di chi ci segue. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e fate un salto su passioninter.club per non perdervi nulla e per commentare l'Inter tutti i giorni insieme a tutti noi.